Ciao a tutti, amici dell'Aquario. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche generali dell'amore e del lavoro per quello che riguarda l'autunno del 2022. Andremo anche a vedere poi quali potrebbero essere le possibili sfide ed eventuali sorprese. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche generali per l'autunno 2022. Abbiamo il matto, amici dell'Acquario. Il matto è una carta di forte energia. Parla di... è quell'energia pura dei bambini, quel sentimento gioioso, giocoso, istintivo, puro proprio. Parla di nuove avventure, è un arcano numero 0, quindi si tratta del compimento, della chiusura di un ciclo per l'apertura di un nuovo ciclo. Andiamo a vedere con questi oracoli che cosa vi vogliono dire. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi sono di carattere generale, potrebbe non risuonare tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla, se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare e Venere. In descrizione poi trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Abbiamo la carta Mu. Questi koan zen nascono come delle tavole di legno su cui erano proprio incise queste frasi, in questo caso è un'esclamazione. Comunque, ed erano delle tavole che il maestro dava ai monaci eh, quando loro avevano qualche tipo di quesito, qualche tipo di dubbio, lui consegnava loro una di queste tavole e i discepoli dovevano meditare con questo tipo di esclamazione. E qui l'esclamazione è mu, che tradotto, diciamo, ai giorni nostri potrebbe essere un nostro ni. Quindi una cosa che non è né sì né no. È un po' come se vi volessero dire non c'è una risposta giusta al tipo di domanda, al tipo di nuovo inizio, al tipo di nuovo percorso, non c'è un giusto o sbagliato, nel senso che è un po' tutto relativo, no? Ognuno ha la propria verità, quindi non c'è mai un giusto e uno sbagliato assoluto. Ecco, adesso io non so se voi abbiate una scelta da effettuare, un nuovo tipo di percorso da iniziare, comunque questa carta è un po' come se vi dicesse che cosa realmente può essere visto come giusto o come sbagliato. Ecco. Va bene, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Ok, abbiamo un cavaliere di bastoni, un 2 di bastoni. È la carta degli amanti. Quindi qui, ragazzi, si tratta di fare veramente un nuovo movimento, un inizio. Per qualcuno si tratta di una nuova avventura per davvero. Ma abbiamo comunque anche questo 2 di bastoni. E il 2 di bastoni ci parla di una sorta di indecisione. C'è qualcuno che avrebbe voglia di andare, ma c'è qualche cosa che probabilmente frena. Mm? Perché comunque quando c'è un cavaliere di bastoni si parla di qualcuno che ha veramente una forte decisione, un fuoco interiore per fare un qualche tipo di movimento. E comunque vi ricordo che avete il matto, che è una carta di grande energia. Quindi diciamo che all'inizio del periodo c'è questo input ad andare avanti, ma poi probabilmente a metà periodo c'è un attimo di stand-by dove si riflette un pochettino meglio. Abbiamo poi anche la carta degli amanti e qui può parlare di qualche tipo di relazione in armonia. Può anche essere riferito a quello che è l'amore che voi nutrite per voi stessi, il fatto di iniziare ad amarvi di più. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Che interessante, qui avete 2 e qui il 3 di bastoni. Allora, ehm, qui ragazzi potrebbe per molte persone credo che questo tipo di indecisione che vediamo qui con il 2 di bastoni potrebbe essere dovuto al fatto che ci sia una sorta di influenza o condizionamento da parte di questa regina di bastoni. Per qualcuno potrebbe fare riferimento alla madre, quindi potremmo trovarci in una situazione di tipo familiare. Guardate, si è girato anche il re di bastoni. Anzi, lo metto qui.
E si tratta per qualcuno, guardate, si sono girate, no, le prendo. E per qualcuno si tratta proprio, sì, secondo me, di un'indecisione a livello familiare, nel senso se spostarsi o no da un certo tipo di ambito familiare. C'è un progetto qui, lo vediamo due volte, che secondo me si vuole seguire. Potrebbe essere un viaggio, uno spostamento, perché comunque il tre di bastoni parla proprio di un allontanamento, ma sento che è qualche cosa che per voi è utile per riuscire a trovare quello che è un vostro equilibrio. E comunque abbiamo la carta del matto, parla di nuove avventure. Qui si tratta di qualche cosa di nuovo da iniziare in questo nuovo periodo. Ripeto, potrebbe essere un progetto, potrebbe essere qualche cosa che ha a che fare ehm, con un viaggio, con una casa, con un trasferimento. Credo che però qui siate, datemi un'altra carta per il giudizio al contrario. Siate un po', passatemi il termine, ecco infatti, dormienti. La carta del giudizio normalmente è qualcuno che ha l'illuminazione, no? È qualcuno che ha questa presa di consapevolezza, questa nuova rinascita. Però è al contrario, in effetti qui abbiamo il 7 di coppe, quindi secondo me vi fate un pochettino prendere da quelle che potrebbero essere delle proiezioni o delle illusioni inerenti a questo tipo di progetto, spostamento, movimento, cambio di casa, cambio di ambito lavorativo anche, perché questo progetto credo che per molti sia una questione di lavoro, per altri invece è una questione di cuore, il fatto di spostarsi. O perlomeno fare un non se non è un andare ad abitare insieme, è il muoversi insieme, o muoversi per andare verso questa persona, o muoversi per allontanarsi da questa regina di bastoni, se fosse magari una persona non lo sento molto, nel senso, se fosse una persona in Valencia, sento che sia una persona verso la quale nutrite un affetto profondo, perché comunque abbiamo anche la carta degli amanti e la carta dell'armonia. Quindi ragazzi, per qualcuno qui si tratta di una nuova avventura a livello di progetto, oppure una nuova avventura a livello romantico. C'è qualche cosa di nuovo che si apre. La titubanza è vostra comunque, perché avete questo 2 di bastoni che esprime un po' di indecisione. Ehm, Però guardate, alla fine avete comunque questo 10 di pentacoli, che è una carta che parla di appagamento, di compimento, anche di un aiuto da un punto di vista fisico. Quindi se per caso si trattasse del volersi ehm, trasferire o prendere una casa o ristrutturare una casa, con questo 10 di denari potrebbe esserci qualcuno, magari proprio questo re di bastoni, che comunque vi viene incontro, che vi dà una mano, se non da un punto di vista economico, sicuramente pratico. Magari è una persona che non può prestarvi dei soldi, vi faccio un esempio, però è una di quelle persone che viene e vi stucca il muro, ipotesi, dà un contributo di tipo pratico. Qui sento che comunque ci sono certe proiezioni che voi avete e quindi fate attenzione perché l'indecisione ve la state un po' creando voi. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osh che cosa hanno da dirvi. Guarigione, wow, coraggio e l'esistenza. Sì, abbiamo un 6, l'arcano maggiore degli amanti, è una carta di forte equilibrio. Qui sento che ragazzi dovete ritrovare il vostro fuoco interiore. Vi faccio notare avete un sacco di bastoni, 3 figure di bastoni, avete un 2 e un 3 di bastoni, quindi tanto fuoco. Avete una carta qui che parla di genuinità, anche un po' ingenuità alle volte, però l'entusiasmo dei bambini, sapete? Qui avete una carta di amore, di apertura del cuore, di equilibrio, di armonia, di amor proprio. E poi qui arriva anche la carta della guarigione. Sento che qui, una volta che vi staccherete da questo tipo di proiezioni, quindi quello che potrebbe essere il risultato, diciamo, per farvi capire, no? Qui avevate la carta del mu, non c'è un giusto o sbagliato, ok? È relativo, in base al vostro momento di vita, che cosa è giusto per voi in quel momento.
però comunque si va verso l'equilibrio, ok? Perché qui abbiamo una mano sulla mente e una mano sul cuore. Si va a riequilibrare proprio queste due parti in modo da trovare quello che è la giusta strada, ok? Ecco, il coraggio qui sento che lo dovrete proprio cercare. Nel senso che le illusioni probabilmente sono tante e anche questa sorta di indecisione è molto forte. Da un lato c'è la voglia di andare per nuove avventure, di scoprire qual è la vostra realtà, dall'altro comunque c'è una sorta di magari anche attaccamento affettivo o potrebbe anche essere un attaccamento di tipo materiale, ok? A questo tipo di realtà o di situazione che fate fatica a lasciarvi indietro. Se fosse per esempio una famiglia, come dicevamo prima, ma è sempre un po' difficile, no? Staccarsi dalla famiglia d'origine, soprattutto se insomma il viaggio non è solo un viaggio del fine settimana, ecco. Abbiamo poi la carta dell'esistenza e qui è la carta del mago fondamentalmente, quindi qui si tratta um, un po' di seguire il flusso e un po' di creare voi il flusso da seguire, no? Non c'è niente di giusto o sbagliato, fate quello che vi dice l'istinto, cercate di ascoltare voi stessi attraverso questa carta del giudizio. La carta del giudizio è proprio il risveglio, è quella, non è neanche la lampadina che si accende, è il lampadario. Andiamo avanti, vediamo cos'altro vi dicono. Un'apertura, perfetto. Una nuova visione e repressione. Carta della giustizia. Qui si tratta di prendere quello che è prendere, di aprire la mente, di avere un'apertura mentale, ok? Perché comunque ehm, questa è la carta dell'appeso. La carta dell'appeso, ci sarà qualche tipo di presa di consapevolezza. Lo girerete questa carta del giudizio, non vi preoccupate perché avete l'appeso e qui in questo mazzo viene chiamato una nuova visione. L'appeso è proprio quell'energia di stand-by, diciamo, che qui possiamo rivedere con questo 2 di bastoni, quella sorta di indecisione che vi dà modo comunque di riflettere sulla situazione, di vedere le cose da un altro punto di vista, ok? Terminiamo con un 10 di bastoni, che qui in questo mazzo viene chiamata la repressione. Sento che qui prenderete coscienza di quello che vi reprime, di quelle che sono le proiezioni, le illusioni. Una volta che voi vi renderete conto qual è la realtà, staccandovi da queste credenze, perché potrebbero anche essere delle credenze limitanti, sento che lascerete andare questa repressione, ci sarà questa sorta di nuovo equilibrio, dove imparerete cos'è mu, imparerete anche voi a rispondere mu, cioè perché poi qui il punto non è e se faccio quella roba lì e poi sbaglio, e se poi si sbaglia, pazienza, non succede niente, cioè siamo qui per imparare nella vita, si sbaglia, ci si rialza e punto. È finito, cioè è il normale tipo di apprendimento. Anche i bambini quando cominciano a camminare cadono, si rialzano, facile, cioè nel senso non succede niente. Ma se poi butto via anni della me, non sono mai buttati. Non sono buttati, primo perché voi dovevate passare di lì, secondo perché comunque sono esperienze e perché probabilmente dovevate farvi questo tipo di esperienza perché voi faceste un certo tipo di lavoro, magari da un punto di vista introspettivo, per poi arrivare alla relazione dopo, al lavoro dopo, alla casa dopo, ehm, in modo, diciamo così, da avere una realtà migliore. È tutto un percorso evolutivo, ragazzi, quindi è così che si viaggia. Ok, scusate. Andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine, vediamo che cos'altro vi danno. Ecco, trasformazione, ce l'avete un po' in tutte le salse, qui nuovi inizi, qui abbiamo il giudizio che è al contrario ma arriva, un'apertura che è la carta della giustizia che parla anche di giustizia divina, la nuova visione è la carta dell'appeso che sì, probabilmente questo periodo di fermo non sarà progettato, non sarà preventivato, sarà un qualche cosa che arriverà un po' così, in modo inaspettato, ma sento che sarà un periodo di cui favorirete molto, proprio perché
arriverà quello che è un'apertura mentale, una maggiore presa di consapevolezza e probabilmente anche quello che è una trasformazione. E questa carta vi dice che appunto tutto quello che sta succedendo è per il vostro più alto bene, di abbracciare la trasformazione, che il meglio deve ancora avvenire, cioè per la serie allacciate le cinture di sicurezza. Non lo sento un periodo, ma neanche tumultuoso, cioè piuttosto sereno in realtà, nel senso avete comunque carte di avete la guarigione, avete comunque 6, la carta numero 6 che è una carta di forte equilibrio, avete questi progetti, ecco, ci sono forse un po' solo queste illusioni da togliere, ma sento che state andando per quella direzione, state un po' ritrovando quello che è la vostra emozione del bambino interiore. Molte volte non è importante fare qualche cosa per essere riconosciuti dagli altri, ma è più importante riconoscere noi stessi quello che è giusto per noi. E cioè, alla fine è giusto per me fare questa cosa qua, cioè può essere sì come può essere no, però l'importante a un certo punto è non avere l'indecisione, provare. Mm. Finché uno non prova, non sa. Poi a posteriori è facile sgridarsi e dire, se avessi saputo, se... Però voi nel momento in cui agite lo fate con il grado di consapevolezza che avete in quel momento. Dopo è facile poi castigarsi. Ok, amici dell'Aquario, questo è quello che ho per voi per quest'autunno. Spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Fatemi sapere poi nei commenti, scrivetemi se vi risuona. Io vi ringrazio dell'appoggio che mi date sempre, di essere stati qui con me, delle condivisioni, mi raccomando, continuate a condividere perché è importante. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!